Ciao a tutti, oggi cercheremo di dimostrare come la DJI Osmo Action sia la migliore action cam per moto, anche se per le vibrazioni si è classificata quarta su 5. Ed eccola qua nel confronto impietoso contro la migliore del test, la Insta360 One R. Guardate quanto è meno stabile la DJI Osmo Action. Invece qua una action cam che mi ha veramente stupito, perché la SJ Cam SJ8 Pro ha compensato le vibrazioni meglio della DJI Osmo Action. Ed eccola contro la GoPro 7 Black, una brutta rivale perché è andato un po' meglio per le vibrazioni, se ne nel confronto con scarsa illuminazione si è classificata al primo posto. Ma intendiamoci, la camera non riprende male la sera, però le immagini risultano un po' scure e infatti se andiamo ad analizzare con lo strumento luminosità in Final Cut avremo un valore minimo di 53 per le parti scure, mentre se facciamo lo stesso con la GoPro 7 Black notiamo che per le parti più scure Final Cut Pro ci dà un valore minimo di 58. La differenza è più evidente in questo video di qualche mese fa, anche se il GoPro 7 Black introduce molto rumore digitale, l'immagine è notevolmente più chiara. Ma adesso vogliamo parlare bene della DJI Osmo Action. Perché senza schermo frontale farsi una ripresa in selfie diventa veramente difficile. Ci sembra che stiamo registrando l'inquadratura corretta e invece stiamo registrando il cielo, mentre guardate quanto è facile posizionare correttamente la camera quando possiamo vederci nello schermo frontale. Ma i pregi non finiscono qua, perché grazie allo sportellino laterale per togliere la scheda di memoria dalla DJI Osmo Action non dobbiamo smontare tutto il telaio, cosa che rende cambiare la memory card lento e faticoso. Questo aspetto è comune a tutte le action cam impermeabili senza custodia, per esempio la Victure AC940, una delle migliori action cam cinesi in assoluto, mentre la Akaso V50X ha la memory card sul lato e quindi è facile da togliere. Peccato che avendo la filettatura da 1/4 di pollice sotto, quando si deve togliere la batteria bisogna smontare il supporto. E allora è forse meglio il design della DJI Osmo Action, perché la camera si toglie facilmente e velocemente. E poi molto originale questo sistema di blocco della batteria tramite 2 pulsanti. La batteria include in realtà un pezzo della Action Cam e scatta in posizione con 2 molle, una a destra e una a sinistra. Batterie di ricambio si trovano su Amazon a 23 € la coppia. Torniamo a fare un confronto con la Insta360 perché ha un ottimo sistema di riduzione del rumore del vento. Infatti il nostro metro rileva una pressione sonora media di circa 75 decibel. Mentre con la DJI Osmo Action la pressione sonora media risulta essere di 80 decibel, ma soprattutto la tonalità del vento è molto più fastidiosa. Ma non è stata assolutamente la peggiore di questo test comparativo di action cam per moto. Siccome oltre alla sensibilità al rumore del vento, vogliamo capire la resa del parlato. Vi faccio rivedere il video fatto qualche mese fa e questa volta sentiremo l'audio. Circa un braccio da circa 1 metro, prova audio circa 1 metro, prova audio circa 1 metro. Cosa mi aspetto per le action cam più blasonate ovviamente, che sono la Insta, la DJI Osmo Action, la GoPro Hero 7, la GoPro 4 quasi quasi, l'SJ Cam SJ8 Pro mi ispira molto. Ieri ho anche fatto il confronto fra DJI Osmo Action e GoPro 7 Black in casa, a soli 30 cm da chi parla. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi trovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita. Quant'era dirsi, cosa dura è sta selva selvaggia e ospre forte che nel cor rinnova la paura. Ma per dir del ben che vi trovai dirò delle altre cose che vo scorte.
Bene ragazzi, spero di avervi fatto capire qualcosa in più sulla DJI Osmo Action e vi chiedo un like, grazie! Vi confesso che sono molto deluso del lancio della Osmo Action 2, perché se invece di inventarsi un nuovo design, che non andrà bene con nessuno dei nostri accessori, avessero semplicemente migliorato la sensibilità alle vibrazioni e la resa low light, DJI avrebbe fatto la Action Cam perfetta. Ma stiamo positivi e consoliamoci con il fatto che grazie al lancio del nuovo modello, il vecchio modello da 299 euro si troverà probabilmente prossimamente a 199 euro e magari anche usato a 169? Seguite i miei canali Telegram e il blog per tutte le offerte sulle Action Cam migliori.